È arrivata col Black Friday! Unboxing della nuova Insta360 Go Ultra. Ma eccola qua, è piccolissima alla fine, pensavo fosse più grande. Il contenuto della confezione: la fotocamera 4K a 60 fps, manuali e adesivi, cavo per caricarla, clip, il case con display aumentato di dimensioni, un cavetto per tenere il case al sicuro e il potentissimo maglione magnetico da mettere addosso per portarla sempre con sé. Tra l'altro è veramente leggera. Eccola qua, piccolissima direi. Al primo avvio ovviamente dovrete un attimo configurarla, ma è tutto guidato. Al primo avvio dovrete attivare la fotocamera. Qui c'è la scheda SD da comprare. Uno scoiattolino, ma che carino! Ciao! In questo video un confronto tra la nuova Insta360 Go Ultra e la Insta360 Go 3. Siamo ovviamente 2.7K contro i 4K nuovi 30 frame al secondo, ma vediamo più che altro la differenza nelle prestazioni. Una cosa che è migliorata molto con questa camera è anche il tasto di Quick Capture, perché non è esposto e c'è meno rischio di schiacciarlo accidentalmente, come succedeva con la Insta Go 3. Mettiamo alla prova la nostra Insta360 Go Ultra con non troppa luminosità. Vediamo come si comporta un po' contro sole. Ripresa contro sole, vediamo come se la cava, se ci saranno troppi riflessi. Ho lasciato la stabilizzazione standard, quindi quella ideale per le camminate, altrimenti c'è un livello superiore per chi va in bici o fa cose un po' più estreme. Altra ripresa abbastanza contro sole, chissà come si comporterà la camera. Adesso andiamo nel bosco per mettere alla prova la fotocamera con poca luce. Test doppia registrazione Go 3 contro Ultra, chissà come sarà. Test contro sole di entrambe e test audio. Quale si sentirà meglio? Uguali? Chi lo sa. Test doppia registrazione Go 3 contro Ultra, chissà come sarà. Test contro sole di entrambe e test audio. Quale si sentirà meglio? Uguali? Chi lo sa. Oggettivamente addosso non è che cambiano molto, sono una più larga e una è più lunga e stretta, ma in spessore è anche più corta la Ultra, quindi alla fine sono uguali. Il peso cambia ma non lo senti addosso. Qui ci sono anche cavalli, anche a livello di accensione la Ultra è più veloce. Questa è una cosa molto importante nei quick shot. Se vogliamo forse la Ultra è un pochino più difficile da tenere in mano quando la staccate per fare inquadrature un po' pericolose. La Go 3 si tiene meglio. Ma questi sono i forni. A livello di batteria dovrebbero durare più o meno uguali, perché dalla sua la Go 3 dura di più perché consuma meno con una risoluzione minore. Però la Ultra ha una batteria migliore. Dovreste arrivare a tirare la giornata facendo piccoli video che poi andrete a montare senza problemi, come ho fatto in diversi viaggi. Ovviamente se non dovesse bastare la batteria avete sempre il case di ricarica. Ok, iniziamo con zone un po' buiose, vediamo come se la cavano le varie fotocamere. Go 3 versus Ultra. Ok, iniziamo con zone un po' buiose, vediamo come se la cavano le varie fotocamere. Go 3 versus Ultra. Il boschetto è carino, dai. E voilà, panorama power. La fotocamera va fino a 10 metri sott'acqua senza case e questo è ottimo. Ho usato già la Go 3 per fare snorkeling e ce l'ha fatta senza problemi. Ottima anche la stabilizzazione dell'orizzonte, infatti molti video con la camera precedente erano storti, non sono mai riuscito ad impostarla anche se era dichiarata questa funzionalità sulla Go 3, con questa invece sembra tutto perfetto. Il display del case più grande è ottimo, si legge decisamente meglio. Attenzione solo che è molto reattivo e ho cambiato delle impostazioni senza accorgermene. Pesantemente contro sole, vediamo come si comporta. Prova corsetta per stabilizzazione, speriamo in bene. Tanto io non corro mai nei miei trekking, però giusto per farvi vedere come rende anche con non troppa luce. Prova corsetta per stabilizzazione, speriamo in bene. Tanto io non corro mai nei miei trekking, però giusto per farvi vedere come rende anche con non troppa luce. Altra zona con poca luce dove sicuramente la Go 3 starà faticando parecchio. Altra zona con poca luce dove sicuramente la Go 3 starà faticando parecchio. Nella Ultra hanno migliorato anche il cinturino, quello che vi appendete al collo, quello magnetico, che adesso è più facilmente rotabile, è tutto un pezzo unico, anche come qualità decisamente migliore. Secondo il mio modesto parere, se dovete fare un cambio, piuttosto che passare dalla 3 alla 3S, passate la Ultra, perché le dimensioni alla fine non si sentono, che è leggermente più grande e la qualità è migliore.
La Ultra ha anche molte più opzioni e la possibilità di montare i video con l'AI, anche se ancora non l'ho provato. Comunque se volete una telecamera quick and go, se si dice così, è la telecamera che fa per voi. O forse era corretto dire click and go. Ma questo sembra un cimitero, che cos'è? Ma qui c'è un mannaro. Ovviamente sto registrando senza editare i colori del video e l'audio. Con queste due fotocamere non c'è mai stato bisogno di comprare un microfono esterno, a differenza della GoPro che avevo prima. Altra zona con poca luce, proviamo a fare anche una corsetta per vedere se la stabilizzazione è decente. Non ho usato quella potentissima, dovrebbe bastare, spero. Tra l'altro sto registrando con il magnete sotto la giacca e invernale regge bene, quindi ottimo per i viaggi anche d'inverno, per registrare in maniera discreta anche nelle città. Grazie alle schede SD che in questo caso sono rimovibili potete estendere la memoria quanto volete, vi portate più schede volendo e siete a posto per viaggi anche molto lunghi. Arrivo mannaro, aiuto! Il principale difetto della Go 3 era proprio la poca luce, dovevi stare proprio fermo oppure era uno schifo. Va bene, confronto finito, direi che sono pienamente soddisfatto del mio acquisto. Adesso venderò la Go 3 e userò solo questa per i miei vlog, POV o come si chiamano, quando filmo durante i miei viaggi e i miei trekking. Se vi ho convinto, mi raccomando, compratela attraverso il link che trovate in questo video. E perché non catturare il bellissimo tramonto, dai? Se per voi la domanda è comprare la Go 3 o la Ultra, per me la domanda è: la tengo la Go 3? La risposta è no, non trovo un solo motivo per tenerla avendo la Ultra. Questa è la più tipica scena in cui camminate in un paesaggio la sera, in un paesino che c'è poca luce. Il rumore del vento era una delle cose più critiche della Go 3. Con la Ultra la cosa dovrebbe essere migliorata. Prova di registrazione sul campo con poca luce. Come si vedrà?